Come si forma e come si usa la forma passiva in italiano? Lo scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo della forma passiva, di come si forma e come si usa. Però prima di iniziare voglio chiederti un piccolo favore, cioè quello di lasciare un bel mi piace sotto a questo video se i miei contenuti ti piacciono. Questo mi aiuterà tantissimo a far crescere il mio canale. E poi ovviamente se non vuoi perdere nessun video che pubblico, quindi nessuna lezione o vlog in giro per l'Italia, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Come ti ho già detto, nel video di oggi parleremo della forma passiva. Infatti in italiano i verbi possono essere coniugati in due modi. Abbiamo la forma attiva, che è quella che tutti conosciamo. Per esempio, se prendiamo il verbo mangiare abbiamo io mangio al presente, ho mangiato al passato prossimo, mangiavo all'imperfetto e così via. Invece la forma passiva è un po' come un opposto della forma attiva. Infatti avremo è mangiato o mangiata per quanto riguarda il presente, poi abbiamo è stato mangiato o è stata mangiata al passato prossimo e infine era mangiato oppure era mangiata per quanto riguarda l'imperfetto. Ma quindi che cos'è la forma passiva? Beh, la forma passiva non è altro che quella costruzione che usiamo in italiano quando l'oggetto della frase diventa il soggetto, invece il soggetto originale della frase diventa la persona da cui è compiuta l'azione. Per esempio, se io dico io mangio una mela, la forma passiva di questa frase sarebbe la mela è mangiata da me. Quindi, come puoi vedere, la mela diventa il soggetto della frase e poi il soggetto originale, cioè io, diventa da me ed è molto importante utilizzare la preposizione da, che proprio indica la persona da cui è compiuta l'azione. Ovviamente però questa non è una frase molto comune che diremmo in italiano, perché principalmente diremmo io mangio una mela. Quindi non ti preoccupare, alla fine del video vedremo quando si usa la costruzione passiva, che è molto usata in italiano ed è praticamente la cosa più importante. Però adesso cerchiamo prima di capire come si forma. Per fare questo prendiamo un verbo, per esempio il verbo amare, e coniughiamolo al presente, il presente normale, il presente della forma attiva. Infatti io dirò io amo, tu ami, lui lei ama, noi amiamo, voi amate, loro amano. Tutto normale. Adesso noi vogliamo coniugare il verbo amare nel presente, però nella forma passiva. Beh, per fare questo dobbiamo iniziare dal verbo essere. Quindi noi prendiamo il verbo essere, che tutti conosciamo, e lo coniughiamo nello stesso tempo della forma attiva. Dato che noi vogliamo usare il verbo amare al presente nella forma passiva, dobbiamo coniugare il verbo essere al presente. Quindi diremo io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. E adesso dobbiamo semplicemente aggiungere a questo il participio passato del verbo amare. Ora non dimenticate che stiamo utilizzando il verbo essere e quindi per questo motivo dobbiamo cambiare il verbo amare al participio passato amato in base al genere e numero del soggetto. Quindi diremo io sono amato o amata, tu sei amato o amata, lui è amato, lei è amata, noi siamo amati o amate, voi siete amati o amate, loro sono amati o amate. Tutto chiaro? Adesso proviamo con il passato prossimo e dobbiamo seguire lo stesso schema. Il passato prossimo del verbo amare è io ho amato. Dato che io ho amato è un passato prossimo e noi vogliamo formare il passato prossimo passivo del verbo amare, dobbiamo coniugare il verbo essere al passato prossimo. E quindi diremo io sono stato.
E ora dobbiamo semplicemente aggiungere il participio passato al passato prossimo del verbo essere e dire io sono stato amato oppure amata. E per finire, adesso proviamo con l'imperfetto. L'imperfetto del verbo amare è io amavo, quindi prendiamo il verbo essere, lo coniughiamo all'imperfetto, quindi io ero, e adesso aggiungiamo semplicemente il participio passato del verbo amare, quindi io ero amato oppure io ero amata. Quindi è abbastanza semplice, dobbiamo sempre usare il verbo essere e poi aggiungere il participio passato. A volte però potresti confonderti quando stai trasformando un verbo dalla forma attiva alla forma passiva. Allora io ho inventato questa tecnica per facilitare il processo. Io non sono molto bravo in matematica, però voglio consigliarti questa formula n più 1, dove n è il numero di verbi che hai nella forma attiva. Ti faccio un esempio. Se io ho il verbo amare al presente, io amo, quindi nella forma attiva, ho un verbo, amo. Beh, quando formo la forma passiva, adesso avrò due verbi, perché io dirò io sono amato. Quindi 1 più 1 uguale a 2. Se però io prendo il verbo amare al passato prossimo, io ho amato, di nuovo n più 1, quindi 2 più 1. Il passivo deve avere tre verbi, infatti io sono stato amato. Quindi ricordatevi che la forma passiva rispetto a quella attiva ha sempre una parola in più. Ovviamente le regole che vi ho appena spiegato sono molto importanti per capire come funziona la coniugazione dei verbi al passivo. Però ai fini pratici queste regole sono un po' diverse. Infatti se io prendo la frase tutti amano Luca e giro la frase per quindi realizzare la forma passiva, dirò Luca è amato da tutti. Quindi come vedete in questo caso nella prima frase avevo tutti amano, quindi loro, la terza persona plurale. Invece adesso ho Luca è amato, quindi sempre lo stesso tempo, il presente. Però in questo caso è la terza persona singolare e maschile. Luca è amato da tutti. Ovviamente quando rendete una frase passiva dovete considerare questo, perché voi girate la frase, il soggetto potrebbe cambiare e quindi anche la voce del verbo, se il verbo è singolare o plurale, maschile, femminile. Ma adesso cerchiamo di capire perché usare la forma passiva quando usiamo la forma passiva in italiano? Beh, partiamo proprio da questa frase. Luca è amato da tutti. Se io dico tutti amano Luca, beh, io capisco che tutti amano Luca. L'enfasi è sul soggetto, su tutti. Ma se io voglio enfatizzare non il soggetto della frase, ma l'oggetto oppure l'azione compiuta dal soggetto, posso usare la forma passiva. Infatti guardate come cambia la frase. Luca è amato da tutti. Tutti amano Luca. Luca è amato da tutti. Adesso Luca e il fatto che Luca sia amato da tutti è molto più importante di tutti. Quindi principalmente in italiano, ma anche in altre lingue, usiamo la costruzione passiva per mettere enfasi sull'azione compiuta dal soggetto oppure semplicemente sull'oggetto. Vediamo più nel dettaglio alcuni casi pratici in cui si usa la costruzione passiva. Per esempio, la costruzione passiva si usa molto spesso nel giornalismo o nella cronaca per raccontare fatti. Per esempio, 10 turisti americani sono stati arrestati perché non avevano il passaporto. 10 turisti americani sono stati arrestati perché non avevano il passaporto.
Io qui non ho da più qualcuno, cioè non mi interessa chi ha arrestato questi turisti. L'importante è che qui l'enfasi è sui turisti e sul fatto che i turisti siano stati arrestati e non chi ha arrestato i turisti. I bicchieri di plastica sono stati ritirati dal mercato perché troppo inquinanti. I bicchieri di plastica sono stati ritirati dal mercato perché troppo inquinanti. La metro di Milano sarà allungata fino all'aeroporto nel 2022. La metro di Milano sarà allungata fino all'aeroporto nel 2022. Però un altro uso molto comune della forma passiva è semplicemente quello di mettere enfasi sull'oggetto oppure sull'azione compiuta dal soggetto. Per esempio, il pane è preparato fresco ogni mattina. Il pane è preparato fresco ogni mattina. Oppure, i nostri piatti sono insaporiti con spezie biologiche. I nostri piatti sono insaporiti con spezie biologiche. E per finire, una cosa che vedrete molto spesso sui treni o i mezzi di trasporto in Italia. Il treno è sanificato ogni giorno. Il treno è sanificato ogni giorno. Quindi avete capito? È tutto chiaro? Però l'ultima cosa che voglio dirti è: che cosa succede quando un verbo già normalmente richiede essere? Che cosa intendo? Se io prendo per esempio il verbo andare, il presente è io vado e il passato prossimo è io sono andato. Quindi la tua domanda potrebbe essere: aspetta, e quindi qual è la forma passiva del verbo andare? Teoricamente dovrebbe essere io sono andato, ma io sono andato già corrisponde al passato prossimo del verbo andare, quindi non funziona. Beh, ricorda che tutti i verbi in italiano che normalmente richiedono essere al passato prossimo, per esempio andare, uscire, tornare, ritornare, eccetera, non hanno una forma passiva. Questi verbi che normalmente sono intransitivi non hanno mai una forma passiva, quindi semplicemente non esiste. In realtà ci sono anche altre funzioni molto importanti della forma passiva, come per esempio quelle di dare indicazioni, istruzioni, fare delle critiche o anche per esempio il sì passivante. Però non volevo rendere questo video troppo lungo, però sono argomenti molto importanti, quindi se siete interessati anche a questi argomenti fatemelo sapere qui sotto nei commenti e farò un altro video del genere. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché stanno arrivando tantissime novità sul canale. E poi, se volete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio e sui miei viaggi, non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, così davvero non perderete nessun aggiornamento. Noi per il video di oggi abbiamo finito e ci vediamo presto. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!